Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo top estivo molto leggero, molto largo sotto, che io ho deciso di chiamare Top Venus. Per realizzarlo ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Bebè Micro, quindi potete capire che già dal nome e anche da questo simboletto qui, da questa foto qui, il filato è molto leggero, molto morbido e io ho utilizzato il colore 08, che è un colore diciamo quasi un rosa pesco, molto bello, un colore molto estivo che, sperando di poterci abbronzare un po', farà risaltare appunto la bronzatura. È il numero 8, ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 212 metri ed è 100% microfibra. Per poter realizzare questo top, che è una taglia S, però vedete qui mi va molto largo, io ho lavorato con l'uncinetto numero 3 e ho usato 200 grammi di questo filato, quindi un totale di 4 gomitoli. La lavorazione è molto semplice, mi avvicino per farvi vedere che ci sono due punti differenti. Si inizia lavorando dalla altezza della vita, che è poco sotto al seno, e si va a fare il primo motivo, che è un motivo un po' tipo un punto chevron, più forato del solito, e si lavora in altezza fino ad arrivare a sopra il seno. A questo punto si fanno queste bretelle molto sottili che richiamano comunque la lavorazione qui centrale. Naturalmente io nel video vi dico i multipli da mettere per poter fare una taglia più grande. Tenete presente che questa volta dovete andare a tenere quando andate a realizzare questa prima parte, dovete tener conto della circonferenza del vostro seno. Quindi se qui sotto vi va larga, non vi dovete preoccupare, perché poi, come vedete, è grazie al fiocchetto che voi andrete a fare che si stringe la lavorazione facendola venire bella aderente sul seno, bella larga sotto. Una volta comunque fatte le spalline, si va a lavorare la parte sotto. La parte sotto è molto semplice, è comunque un solo giro che va ripetuto. Io non ho fatto aumenti per farla venire così larga, perché come vi ho detto sotto a me era abbastanza larga, perché ho preso la misura del seno, ma naturalmente io nel video vi dico cosa dovete fare per poterla andare ad allargare ulteriormente, e avete vari modi: o aumentate il numero delle maglie alte dei ventaglietti o aumentate le catenelle. Io vi suggerisco di aumentare la catenella, perché da 2 potete passare a 3, quindi la lavorazione vi si allarga tranquillamente senza diventare comunque troppo forata. E naturalmente potete decidere di farla anche più lunga. Io l'ho fatta di questa altezza, di questa lunghezza, che va bene da poter mettere anche sopra dei fuson o sopra dei pantaloncini, come lo sto usando in questo momento. Ma potete anche decidere di realizzare un vestito, farvelo bello lungo, anche che vi arrivi a terra, e da poterlo sfruttare appunto quest'estate, o come costume o come vestito normale. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Uncinettando con Elsa di Facebook, o sul gruppo La Libertà di Uncinettare e Spruzzare sempre su Facebook, oppure mi trovate su Instagram come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncinettando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro maxi top io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Bebè Micro antiallergico, che è 100% microfibra. Solitamente si usa per i bambini, ma io mi sono innamorata di questo colore, che è un colore quasi simile al pesco, e ho deciso di creare qualcosa proprio per me. Allora lavorerò con l'uncinetto del numero 3 e ho montato 182 catenelle. Vi dico già che la lavorazione che andremo a fare adesso parte da sotto al seno fino all'altezza degli scalfi, e poi si vanno a fare le spalline. Quindi non si parte dalla larghezza dei fianchi o della vita, ma dovete mettere le catenelle che equivalgono alla larghezza del vostro seno, e per me 182 vanno benissimo. Per chi ha un seno più grande invece deve andare ad aumentare, e il multiplo di 13, quindi mi raccomando andate a aumentare tanto quanto è la larghezza del vostro circonferenza seno. Non vi preoccupate se poi in vita vi andrà più largo, perché noi sotto al seno poi lavoreremo un altro punto, che però faremo passare tra questi due punti un filo che permetterà di stringere la lavorazione e quindi avere quello stile un po' impero, quindi stretto sul seno, largo ancora di più sotto. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, quindi una e 2. Rientro dentro la stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, quindi una e 2. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, rientro e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi una
2, scusate, tiro un po' il filo, ok, e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo, quindi salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro ed uno da fare 3 maglie alte chiuse insieme, quindi prima maglia alta non chiusa, rientro, seconda maglia alta non chiusa, rientro, terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Questo è quello che devo fare per tutto il primo giro, che poi in realtà è il giro che andremo sempre a ripetere, vi farò vedere come, e andiamo di nuovo a fare l'ultima volta insieme. Quindi salto una catenella, entro nella successiva e realizzo 3 maglie alte non chiuse, quindi una, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle di separazione, una, scusate, recupero ancora un po' di filo, e 2, rientro, altre 3 maglie alte non chiuse, quindi una, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, salto una catenella, entro in successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella catenella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il mio primo giro. Allora, sto finendo il giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, entro dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Come vi ho detto, questo è il giro che andremo sempre a ripetere, però adesso giustamente abbiamo una base diversa, quindi vi faccio vedere come procediamo e quindi il giro che facciamo adesso lo faremo fino ad arrivare all'altezza degli scalfi e andiamo a fare in questa maniera. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte chiuse insieme, quindi realizzo 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo insieme le 3 maglie e vado a fare 2 catenelle, una, 2, rientro dentro e vado a fare altre 3 maglie alte non chiuse, quindi una, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado tra il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e la maglia alta, quindi dove ho la prima catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa.
prendo il filo, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi entriamo nell'archetto di 2 catenelle, realizziamo 3 maglie alte non chiuse, quindi una, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle, rientro, altre 3 maglie alte non chiuse, quindi una, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado dove ho la catenella, una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi questo è il giro che andremo sempre a fare per tutta la lunghezza fino ad arrivare da sotto al seno sopra il seno, quindi all'altezza scalfi, e poi andremo a fare direttamente le spalline. Poi vi farò vedere come realizzare le spalline e giustamente poi vi farò vedere come realizzare il secondo motivo, che vi permetterà di far passare il filo che serve per stringere la lavorazione, ma anche di andare ad allargare la maglia sotto in modo che venga bella larga e possiate farla tipo quasi a creare come si chiamano? Mi vengono delle spighe, ma non è spighe. Comunque poi vi farò capire bene cosa intendo. Ho ripetuto il motivo per 16 volte, quindi ho ripetuto il giro 16 volte e sono arrivata sopra il seno. Adesso vado a fare subito le bretelle, quindi vado a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io ho contato le mie strisce di maglie alte chiuse insieme e ne ho 14, quindi ho messe 7 dietro e 7 avanti. Quindi ripeto, ho ripetuto il motivo 16 volte, adesso metto i marcatori per poter fare le mie spalline. Ho 14 motivi considerando le strisce di maglie alte chiuse insieme e ne ho messe 7 avanti e 7 dietro. Mi raccomando, se ne avete quella dispari va sempre messa sul davanti, e i marcatori li ho messo subito dopo i primi motivi di entrambi i lati, quindi ne ho 7, ho saltato il primo e il settimo e tra il primo, il secondo e il sesto e il settimo sono andata a mettere i miei marcatori. Io ho fatto la stessa cosa anche dietro. Adesso vado a fare la spallina. La spallina in realtà è molto semplice e molto sottile e vi faccio vedere come fare. Andiamo a fare vedete, io ho messo il marcatore, quindi inizio a lavorare dove ho la mia striscia, la mia seconda striscia sul davanti delle maglie alte chiuse insieme. Mi avvicino con la telecamera, vi faccio vedere come andare a lavorare. Vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare le mie solite 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, chiudo le 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, mi giro con il lavoro con una maglia bassissima, mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro, altre 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. E questo rigiro il lavoro e ricomincio. Questo è quello che devo andare a fare per tutta la mia bretella fino ad arrivare naturalmente all'altezza della spalla, e farò la stessa cosa dietro. Mi sistemo un attimo così vi faccio vedere meglio. Quindi io continuerò a lavorare questi motivi fino ad arrivare all'altezza desiderata. Farò la stessa cosa anche qui, quindi vi ricordo che io alla fine lavorerò sul secondo motivo e sul sesto motivo. Stessa cosa dietro, salterò il primo, quindi lavorerò sul secondo, salterò il settimo, quindi lavorerò sul sesto, in modo tale poi da avere un bello scalfo ai lati, sia da questa parte che da quest'altra parte.
Quindi continuo a fare le bretelle e una volta fatte le bretelle ci occuperemo della parte di sotto del nostro top. Ho ripetuto il giro 8 volte sia avanti che dietro e poi ho unito le spalline e per me come spalline vanno benissimo. Tenete presente che quando si indossano andranno un po' a tirare, quindi non fatele troppo larghe perché altrimenti col passare del tempo potrebbe allentarsi. Fatelo di un motivo, meglio che vi stringa un po' in modo tale che nel corso del tempo poi vi vada benissimo. A questo punto possiamo andare a lavorare il motivo di sotto. Allora, per andare a fare il nostro secondo motivo io mi aggancio dove ho una delle mie strisce con le maglie alte chiuse insieme, quindi vado dove ho la catenella, qui, mi aggancio con il filo e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho l'archetto dove vedete avevo lasciato le catenelle per fare le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella catenella diciamo centrale e vado a fare di nuovo 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado dove ho l'archetto, la catenella dove ho le 3 maglie alte, il gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le catenelle che mi separano le 2 maglie alte chiuse insieme, entro diciamo in quella centrale, vado a fare 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Stiamo per terminare il nostro primo giro, abbiamo fatto, che poi è il giro che andremo sempre a ripetere, abbiamo fatto le 2 catenelle, entriamo nella terza catenella iniziale che equivale alla prima maglia bassa e facciamo una maglia bassissima. Bene, adesso come vi ho detto noi andremo a ripetere sempre lo stesso giro, quindi con delle maglie bassissime andiamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, andiamo direttamente nell'archetto successivo del ventaglio e facciamo un altro ventaglio. Benissimo, quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Vi dico già, se avete bisogno di aumentare perché volete che la maglia sotto diventi sempre più larga, quindi un po' a creare delle come delle pieghe, no? Allora potete fare due cose: o andate ad aumentare le catenelle di separazione, quindi da 2 potete passare a 3 e poi anche a 4, o potete aumentare le maglie alte da 3 passare a fare 4 e 4, però mi raccomando in questo caso dovrete fare 4 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte, in modo da allargare il vostro ventaglietto e poterlo lavorare dopo bene. Oppure naturalmente potete fare entrambe le cose, quindi potete andare ad aumentare sia le maglie alte del ventaglio e le catenelle del ventaglio, sia le catenelle che separano i vari ventagli. Diciamo che è a discrezione vostra di come e di quanto la volete allargare la maglia per farla venire bella larga, bella morbida nella parte inferiore. Io non credo che la andrò a allargare, o se lo farò andrò a allargare magari facendo soltanto la catenella di separazione, perché comunque per me andrà già bella larga, quindi non ho bisogno di allargarla tanto, ma
Se dovessi allargarla, naturalmente vi dirò io come ho fatto, ma vi dico già che se andrò ad allargarla io opterò per passare dalle 2 catenelle che mi separano i ventagli a passarne a fare 3, e naturalmente alla fine vi dirò comunque quante volte ho ripetuto il giro, se ho fatto l'aumento, dopo quanti giri ho fatto l'aumento, e una volta finito questa qui io non andrò a fare nessun tipo di bordino, quindi una volta finito questo e vi avrò detto quante volte ho ripetuto il giro, la maglia per me sarà comunque terminata. Allora, io ho ripetuto il giro per 27 volte e non ho fatto alcun tipo di aumento. Vi ricordo che, perché comunque la maglia mi è venuta veramente bella larga, vi ricordo che voi potete fare gli aumenti o aumentando una catenella o aumentando una maglia alta, quindi invece di farne 3 fate 4 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte. Questo se volete che non sia troppo forata, quindi lasciando qui soltanto le 2 catenelle, o ancora potete aumentare andando a cambiare uncinetto, quindi dal 3 potete passare a lavorare al 3,5. Ripeto, io ho ripetuto il giro 27 volte, non ho fatto alcun tipo di aumento e mi è venuto bello largo, e alla fine ho passato questo filo tra il motivo in alto e il motivo in basso. Ho fatto semplicemente passare tra i due motivi in questa maniera per poter creare appunto, stringere la lavorazione così e fare il fiocco in modo tale che venga questo stile impero, quindi stretto sul seno, largo, stretto ancora di più sotto al seno e largo invece nella parte restante della maglia. Quindi io non farò alcun tipo di bordino, lascerò la maglia così com'è, sotto mi piace senza il bordino, anche qui non voglio fare il bordino, mi piace queste ondette che si sono create, quindi posso dire che il mio maxi top è terminato.